Ciao a tutti, io sono Cap e queste sono robe da Cap. Finalmente è arrivata l'estate e dopo una settimana di duro lavoro finalmente te ne vai al mare. Te ne vai al mare, ma ad attenderti ci sono 3 imprevisti che devi mettere sul conto della tua vacanza o della tua giornata di mare. Il primo sono gli altri bagnanti, soprattutto le urla delle madri che chiamano i bambini. Purtroppo, se sei povero come me e non ti puoi permettere una spiaggia privata, devi accettarlo. Il secondo rischio è l'incontro con delle meduse. Ma se hai visto il video che ho caricato su questo canale, e se non l'hai fatto ti consiglio di andarlo a vedere, sicuramente non avrai problemi. E il terzo, che si nasconde negli abissi, sotto la sabbia, è l'incontro con il pesce ragno, nonché comunemente chiamato trascina. Se vuoi sapere cosa fare e soprattutto cosa non fare dopo che ti ha appunto una trascina, continua a vedere questo video, ma prima iscriviti al canale se non l'hai fatto, lasciami un like e un commento e condividi questo video. Buona visione! Ed eccoci qua. Allora, la trascina. Questo pesciolino della famiglia delle trichinide che popola tutto il Mediterraneo, anche coste dell'Oceano Atlantico dell'Europa e anche diciamo, le coste dell'Africa tropicale. Esistono 9 specie che vanno dai 15 cm della tracina colignoni ai 53 della tracina draco, che è tra quelle più velenose e pericolose. La tracina è un pesce, come abbiamo detto, che vive sul fondale, o meglio, si nasconde nel fondale sabbioso e all'arrivo di un piccolo pesce fa scattare le pinne che si trovano sul dorso, che non è la pinna dorsale, ma una pinna anteriore, composta da 4-5 aculei, che al passaggio del pesce scattano infilzando il pesce, tramortendolo. A noi capita spesso e volentieri, a me sinceramente in tutti questi anni che sono andato al mare, vivendo in un paese di mare, non mi è mai capitato di essere punto da una tracina. È una cosa che può capitare tranquillamente, perché camminando uno non ci pensa e arriva il momento in cui mette il piede sopra la tracina. Cosa fare? Ora, l'istinto principale è quello di invocare, essendo molto credenti, tutti i santi del paradiso, ma questo non vi porterà giovamento, non vi servirà a nulla. Quindi, cosa fare? La prima cosa da fare, innanzitutto, è allontanarsi dalla zona dove sei stato ferito, non perché verrai attaccato da altre tracine, perché difficilmente la tracina attacca. Quindi allontanarsi e possibilmente senza far toccare la parte colpita, che nel 90% è il piede. Quindi allontanarsi o su un piede solo o facendosi aiutare dagli altri bagnanti. Questo perché? Perché camminando, nel caso in cui una spina sia rimasta conficcata nel piede, camminando questa potrebbe entrare ancora in più in profondità e diffondere all'interno del corpo ancora più veleno. Una volta arrivati sulla spiaggia, bisogna lavare la ferita con acqua di mare. Mi raccomando, non l'acqua dolce, perché l'acqua dolce potrebbe aumentare la diffusione del veleno. Una volta pulita la ferita, controllare se vi è la presenza di qualche spina rimasta. In quel caso va rimossa con delle pinzette, facendo molta attenzione di non spremere. Infatti per questo è meglio non usare le mani, perché spremendo quel poco veleno che è rimasto dentro la spina andrebbe a diffondersi nel piede. Il veleno non è contenuto dentro le spine, ma queste spine nel pesce sono collegate a una sacca velenifera. Una volta pulita la ferita, bisogna immergere la parte colpita in una bacinella di acqua calda intorno ai 40
50 gradi centigradi, non di più, non deve bollire, cioè non dovremmo fare il cotechino, ma deve essere abbastanza calda. Questo perché la tossina della tracina è termolabile e quindi si inattiva con il calore. Cosa non fare? Abbiamo visto che non bisogna usare acqua dolce né premere le spine, ma ci sono altre cose che non bisogna fare. La prima, che è una cosa che tutti sanno che va fatta, ma in realtà non va fatta, è urinare sulla ferita. Perché non va fatto? Non va fatto perché potrebbe aumentare l'infezione. Io già mi vedo qualcuno che guarda questo video e dice: ma a me però quando mi è successo ci ho pisciato, mi è calmato il dolore. Sì, ti è calmato il dolore semplicemente perché l'urina è calda e quindi quel leggero senso di benessere è dato dal fatto che, appunto, come abbiamo visto, la tossina è termolabile. Infatti, una cosa che mi sono scordato di dire è che oltre all'acqua calda, se non c'è un chiosco, un bar nelle vicinanze che può fornire dell'acqua calda, si può prendere il piede e immergerlo nella sabbia rovente. Un'altra cosa da non fare è l'uso di ghiaccio. Il ghiaccio aumenterà il dolore, proprio perché, stesso discorso, se il caldo la inattiva, il freddo attiva ancora di più il dolore. Un'altra cosa da non fare è l'uso dei rimedi della nonna, come ad esempio quello di bruciare la ferita con una sigaretta. Un'altra cosa è non fare il Rambo della situazione, ovvero non mettetevi a succhiare la ferita, perché nel caso ci fosse la possibilità di togliere il veleno c'è il rischio che lo possiate prendere voi in bocca. E soprattutto non utilizzare coltelli o altre lame per incidere la ferita. Nel caso all'interno ci sia ancora una spina, è bene farsi vedere da un medico o da un presidio medico. Quali sintomi può dare la puntura di una traccia? Innanzitutto il dolore. Il dolore è immenso e varia a seconda della zona colpita, della profondità della ferita e dal veleno iniettato. Un gonfiore, un eritema sulla parte colpita, a volte anche un livido. Nei casi più gravi si possono avere anche nausea, vomito, febbre, problemi respiratori. In questo caso bisogna ricorrere immediatamente a un presidio medico. Cosa fare per evitare di essere punti da una tracina? I rimedi possono essere tre, principalmente tre. Il primo è andare in montagna. Se vai in montagna, la tracina non la becchi e sei sicuro. È un rimedio al 100%. Il secondo è fare il bagno in compagnia. Mandare questa persona con cui si è davanti. Vai amore, vai, vai. Ti copro le spalle amore, vai avanti. La terza è quella di muoversi all'interno del mare facendo strufinare sulla sabbia i piedi. In questa maniera, sollevando sabbia, la tracina si spaventa e si allontana. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto, che lo condividerai con amici, conoscenti, su Facebook, su tutti i social possibili di questa terra e anche fuori. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!